Ragazzi, buongiorno, oggi iniziamo il video da un posto insolito, ovvero l'autolavaggio. La Tenerona è in fila. Ho detto insolito perché dopo 12 mesi è il primo autolavaggio self che incontriamo e finalmente posso lavare la Tenerona a mio piacimento. Guardate la situazione attuale, veramente pazzesca, polvere rossa ovunque. Ma lavo la moto non per il piacere di lavarla, tanto ormai le strade le conoscete, qua è impossibile tenere pulita la moto, ma perché dobbiamo portarla dal gommista. E prima di metterci le mani e smontarla mi piace averla pulita, anche perché nelle zone interessate è abbastanza lurida. Questa è la situazione attuale della gomma anteriore e questa è la situazione della gomma posteriore, ma poi ovviamente con calma vi racconto tutto. Ora pensiamo a pulirla, anche perché dobbiamo capire come funziona il lavaggio. Da quel poco che abbiamo capito è simile ai nostri lavaggi in Europa. Bisogna acquistare una ficia, addirittura gettone brandizzato. Una ficia costa 1900 peso, a grandi linee con la conversione 1,9 euro, e il gettone dura 3,5 minuti. Dai Tenerona che torni come nuova. Nel frattempo vi faccio vedere Sara che è tornata come nuova perché abbiamo lavato i completi nuovamente. Ma poi vi racconteremo tutto con calma, in quanto abbiamo preso una tempesta di sabbia nel vero senso della parola. I classici tasti funzione, ma noi faremo solo spuma e acqua desmineralizzata. La pressione dell'acqua è praticamente bassissima, ma da questo punto di vista è anche meglio perché almeno l'acqua non si infila nei meandri più nascosti. Ora cerchiamo di asciugarla in qualche maniera, ma anche l'aria compressa è un po' come l'acqua compressa, cioè pressione veramente bassissima. Questo, ragazzi, è il compressore di Paperino, secondo me. Ero partito con dei buoni propositi, ma alla fine il lavaggio è risultato alla bip di cane. Però dai, è leggermente più pronta per la manutenzione. Abbiamo appena mandato un messaggio al meccanico per il ritardo, in quanto c'era la fila qua al lavaggio. Il meccanico gentilmente mi ha detto: se la vuoi lavare prima e ti fa piacere, nessun problema, altrimenti te l'avremmo lavata noi. Magari oggi doppio lavaggio. Prelavaggio iniziale e secondo lavaggio dopo il lavoro. Quello che servirebbe a noi prima e dopo sotto questo sole accecante. Adesso 5 km per andare da Big Trail Shop, che si trova dall'altra parte della città di Antofagasta. Perché qua dietro non lo vedete, ma c'è l'Oceano Pacifico. Magari ve lo mostreremo lungo il tragitto. Il lungomare con queste anse e queste palme ci ricorda un po' Montevideo, ma qua è un po' più industriale, perlomeno in questa parte della città. Come in alcune città italiane, il regolamento edilizio sicuramente non c'era quando hanno costruito questi mostri lungomare. Il mare e il porto da un lato e da qua molto più visibili le montagne alle spalle di Antofagasta. Vedete questo traffico perché questa lungomare è una delle pochissime arterie che taglia la città da nord a sud. 350 metri dovrebbe essere qua. Qui a sinistra dovremmo essere arrivati. Siamo arrivati. Inversione di marcia che non si può fare. Voilà. Arrivati, ragazzi. È molto pesata la subita? Molto pesata. Ovviamente Luis si preoccupa del peso, quindi ha messo lo sgabello. Aquí solamente hay que levantar de atrás. Alcune info al volo: Luis è tra virgolette un concessionario Continental e qua in Sud America trovare queste gomme tra virgolette premium è molto complicato. Lui stesso ha detto ad Antofagasta non c'è molto, in realtà in tutto il Sud America, tranne le grandi città come Antofagasta, come Santiago, però molto mejor che l'Argentina. Bueno. Ma poi in questo video pippone vi spiego tutto nel dettaglio.
serra la moto all'anteriore. E mentre Sara parla del viaggio, parliamo di cose serie, vi mostro le gomme. Queste sono le gomme nel dettaglio, Ma per farvi capire l'usura ci mettiamo vicino la gomma nuova. e questa è la stessa gomma TKC 70 ROX. In questo modo potete capire bene l'usura della gomma. Ve la faccio vedere da sopra, inizia leggermente a spiattellarsi, e come le TKC 70 normali tra virgolette, in questo punto, nel punto di giunzione tra la parte più rigida e la parte più morbida della gomma stessa, c'è un'usura leggermente maggiore. Però se guardate, nonostante gli oltre 500 kg e le strade pessime percorse, la gomma è ancora abbastanza tonda. Nel punto di massima usura possiamo dire che il tassello centrale è consumato per circa la metà rispetto al tassello della gomma nuova. Ovviamente ai lati potete capire che non piego tantissimo, Ma questo dipende dal fatto che andiamo in due, dal carico e dalle strade percorse. E forse che anch'io sono un fermone. Ma passiamo alla gomma anteriore, che è quella che ci ha salvato, tra virgolette, la vita diverse volte. questa è l'usura della gomma nel dettaglio. Ma anche in questo caso, per capire il confronto, prendiamo la gomma nuova. Questa è la stessa identica gomma che ovviamente vi affianco per farvi vedere il paragone. Anche in questo caso possiamo dire che l'usura del tassello centrale è di circa la metà rispetto alla gomma nuova. Credo che in questa posizione si veda anche meglio. Comunque, quello che per me è molto importante È che la gomma sia usurata omogeneamente. Se guardate, il tassello centrale è quasi parallelo alla carcassa sotto, mentre il primo tassello laterale qua è leggermente più consumato, ma si raccorda benissimo con quello centrale. Poi ovviamente all'esterno è quasi come nuovo. Ora facciamo lavorare Luis, ma noi come sempre sorvegliamo. La Tenerona è la nostra vita. Quindi bisogna assolutamente averne cura. E al volo vi condivido anche come si tolgono le gomme. Sullo supertenere con il cardano bisogna prima svitare il dado, quello appunto dove si trova il cardano, Togliere questa vite che fa da fermo e poi sfilare il perno. e la gomma posteriore è andata. Controlliamo anche lo stato del parapolvere, si può capire benissimo che ha fatto il suo lavoro e lo si vede anche all'interno del cardano. Dopo tantissimi chilometri di ripio non è entrato un granello di polvere, per fortuna. Controlliamo anche il parapolvere, poi lo limpiamo. Cambiamo anche la valvola. Ho chiesto espressamente a Luis di poter cambiare anche la valvola perché sono diversi anni che non la cambiamo. E con la valvola, dal mio punto di vista, bisogna fare assolutamente attenzione. Per il cerchio dietro metteremo una valvola angolare totalmente in metallo. Con questa valvola ovviamente è più facile poi gonfiare le gomme. Niente, cambiamo soluzione per questo problema. Il cerchio nel punto della valvola è curvo, mentre il sotto della valvola è perfettamente piano. Quindi torniamo alla soluzione originale. Purtroppo ci avevo fatto un po' l'idea di avere la valvola curva e quindi poterla registrare con facilità la coperta, cioè la gomma, e invece non si può. Valvola installata, controlliamo e sta bien. Luis è veramente precisissimo. Mai visto un cambio gomme così maniacale? Equilibratura manuale. Con uno sgrassante abbiamo pulito il parapolvere, ovviamente anche l'ingranaggio. Tornato come nuovo, controlliamo anche il cuscinetto, perfetto. Luis ha pulito anche all'interno. Inutile che vi dica che questa tensione mi piace molto. Luis mi ha detto che Bahrain È di alta qualità. grasso waterproof. O del nord. Lubricantes verde. Perfetto. Es muy bueno. Controllata con chiave dinamometrica. Sempre giusto ricordarlo perché non tutti lo fanno. Richiesta con chiave dinamometrica?
25 Nm. La otra? 125. Guardate, vi condivido una cosa di Luis. Prima che arrivavamo ha preso lo spaccato della nostra moto per capire a quanto devono essere serrate tutte le viti. Gira perfettamente. Ora passiamo all'anteriore. Per togliere la gomma anteriore lo stesso, prima bisogna svitare queste due viti e poi ovviamente si toglie il perno. Poi ovviamente puliamo anche il parapolvere, lo ingrassiamo. Datemi una leva e vi solleverò il mondo. E infatti la leva ha funzionato. Sempre chiave dinamometrica, 72 Newton. 40 Nm. Controlliamo anche le viti delle pinze dei freni, 40 Nm. Mettiamo anche un po' di lottite sulle viti delle pinze. Lavoro terminato, ripeto, io non ho mai visto una cura dei dettagli così maniacale. Adesso torniamo a casa, poi con calma vi racconto tutto. Salutiamo Luis, che ovviamente non ci risponde perché quando è al lavoro è preso dal lavoro in maniera serissima. Ni telefono, ni nada. È veramente tornata come nuova. Grazie a Portolo, è il mejor meccanico del mondo. È verdad. È verdad. Appena ripartiti da Luis, ora cambiamo strada, così vi facciamo vedere anche un'altra parte di Antofagasta. Questa è la strada che facciamo a piedi la sera per andare a fare la spesa. Ora salita super ripida, ma con le gomme nuove non ci sono problemi. Scherzi a parte, siamo arrivati. Un ingresso pericolosissimo. Alla schierta. Arrivati. Moto parcheggiata. Ora vado a prendere il telo perché qua il pomeriggio arriva il sole e qua il sole è veramente pazzesco. Ma ne approfitto per dirvi due cose, anzi per rispondere a delle domande che sono sicuro mi vorreste fare. Praticamente giochiamo d'anticipo. Prima domanda barra curiosità: ma perché hai cambiato le gomme se ancora sono al 50%? Le ho cambiate perché in Argentina e in Uruguay è quasi impossibile trovare gomme come queste. Oggi siamo martedì 23 aprile e noi abbiamo l'aereo per tornare in Italia il 3 giugno. Ma non è che torniamo in Italia perché questo viaggio finisce. Torniamo in Italia perché dobbiamo fare delle commissioni e poi dobbiamo anche far girare un po' le ruote dell'altra moto che ci aspetta, ma comunque fine anno, inizio anno nuovo torneremo di nuovo qua in Sud America. Detto questo, come oramai sapete benissimo, dobbiamo fare i conti con il permesso di importazione della Tenerona. Ad ora il permesso in Cile è di 3 mesi, il permesso in Argentina era di 8 mesi, mentre ora sono sempre 3 mesi e in tutti gli altri stati di Sud America, ad eccezione dell'Uruguay, sono sempre 3 mesi. Al dire il vero abbiamo trovato anche una soluzione per lasciarla più di 3 mesi in Argentina, ma qua urge il video pippone dedicato perché è un pochino complicato. Quindi abbiamo deciso di riportare la Tenerona a Montevideo in Uruguay. Ma da qua a Montevideo, passando per la Bolivia, sono oltre 4.000 km. Quindi saremmo arrivati a Montevideo con le gomme quasi perfettamente lisce. Ma perché vi dico lisce? Ma soprattutto, quanti chilometri ci hai fatto con le gomme che hai appena tolto? Attualmente la moto segna 131.000 km e 711 e abbiamo cambiato le gomme a 126.500 km. Praticamente con le gomme che abbiamo appena tolto ci abbiamo fatto oltre 5.000 km. Ora non sto qua a raccontarvi le tipologie di strade che abbiamo fatto perché con la Tenerona condividiamo tutto, quindi le mie parole sarebbero polvere nel vento, mentre i video che vedete sono le prove tangibili di dove questo motore ci ha portato, ma soprattutto, dato che parliamo di gomme, dove queste gomme ci hanno portato. Oramai conoscete benissimo il nostro setup bagagli, quindi già sapete che viaggiamo ad oltre 500 kg di peso. La gomma posteriore sull'asfalto la tenevo a 2,8, la gomma anteriore a 2,4, mentre nelle strade più difficoltose abbassavo la posteriore a 2 e l'anteriore ad 1,7. Per il resto ragazzi, che dirvi, squadra che vince non si cambia. Quando ho scelto le ROX ero un po' scettico sulla durata. Alcuni di voi mi hanno scritto non vale la pena mettere le ROX perché hanno una durata limitata rispetto alle DKC 70 tra virgolette normali. Dal mio umilissimo punto di vista non condivido assolutamente questa cosa, perché conoscendo benissimo le DKC 70 normali vi posso garantire che questo taglio, questo tassello ci ha tirato fuori nel vero senso della parola da situazioni veramente complicate.
Ci hanno detto 1 chilometro di arena, 1 chilometro di sabbia. Durissima, ragazzi. Ovviamente il comportamento su asfalto rispetto alle classiche 70 è diverso, ovviamente come anche la durata. Ci ho fatto un video dedicato sulle TKC 70 normali, lo trovate sul canale. In quel caso ci avevo fatto 14.000 km, mentre con queste, da quanto avete potuto vedere, penso che sarei arrivato intorno ai 10.000 km. La durata totale ovviamente dipende da tanti fattori. Noi viaggiamo carichi, Quindi anche sullo sterrato vado molto tranquillo, non posso andare con andature che ovviamente andrei senza Sara e senza bagagli, e penso che questo incida molto sulla durata della gomma, perché se andassi solo senza bagagli ovviamente qualche sgasata la farei anch'io, e in quel caso la durata del tassello cambierebbe tantissimo. Comunque, per stringere e non tediarvi più di tanto, questo connubio TKC 80 all'anteriore, TKC 70 ROX al posteriore. se volete girare il mondo e raggiungere luoghi veramente isolati, mia banalissima esperienza personale, sono il top. Perché dico il top? Perché oggettivamente abbiamo raggiunto luoghi che con una moto così pesante e così carica in 2 persone, non so se qualcun altro ci sia arrivato prima. Oramai mi conoscete, non lo dico assolutamente per vantarmi, anche perché l'80% del merito di queste gomme. Ho detto il top perché anche la durata chilometrica si è rilevata sopra le mie aspettative, e perché dalle esperienze passate non voglio più una gomma che abbia un'elevata resistenza chilometrica. Sommando tutta l'esperienza che sto accumulando in questi anni, quello che ho capito è che la gomma deve essere morbida, con una carcassa morbida, perché solo con questi requisiti si riesce ad affrontare in maniera un po' più tranquilla percorsi impegnativi. La gomma deve avere un tassello e una carcassa capace di modellarsi al percorso. Nel senso che se prendiamo tra virgolette una pietra grande, la gomma deve avere la capacità di adattarsi, di abbracciare la pietra, perché se così non fosse la moto ovviamente rimbalza e ovviamente perde aderenza, per non dire che noi piloti perdiamo sicurezza. Ora posso confermarvi con certezza che per questa vita che stiamo facendo, questa combo TKC 80 all'anteriore e TKC 70 ROX al posteriore è super per durata, per guidabilità, per guida sullo sterrato. Ovviamente con questa dovete fare attenzione sul bagnato. Ovviamente non è fatta per andare in pista. Mettere la TKC 80 al posteriore sarebbe stato un errore, perché sicuramente avrei avuto più trazione, però se nel rapporto mettiamo anche il chilometraggio, con questa combo, da quel che avete visto, l'anteriore e la posteriore si sono consumate quasi omogeneamente. se avessi avuto l'80 al posteriore, Sono convinto che con tutto questo peso, dopo 5.000 km sarebbero finite, e quella trazione in più che avrei avuto nel nostro caso sarebbe stata ininfluente. altra cosa, questo taglio importante fa veramente la differenza rispetto alle classiche TKC 70 che hanno il tassello continuo. Fanno la differenza sul ripio, sullo sterrato semplice, perché la moto rimbalza di meno. Ha molta più direzionalità. Ovviamente per forza di cose quella direzionalità la si perde sull'asfalto, perché la moto la sentirete più ballerina. Spostandoci all'anteriore, rimanendo sulla direzionalità, ovviamente sull'asfalto il gap tra la TKC 70 e l'80 è ancora maggiore. Con questa bisogna fare ancora più attenzione. Ma anche qua sono rimasto stupito in senso positivo. Sono arrivato a circa 140-150 km/h e il manubrio vibrava pochissimo. Addirittura lasciandolo la moto sembrava su un binario. Ma qua bisogna essere onesti, il merito è anche di questa sospensione. A livello di rumorosità, ovviamente l'anteriore con questi tasselli è abbastanza rumorosa. Sentirete dai 40 agli 80-90 km/h quel rumore di sottofondo, come se stesse passando un SUV con le gomme tassellate. Non so se sono riuscito a spiegarmi. La posteriore ovviamente è più silenziosa. Superati invece 100 km/h, per via del rumore del vento, il rumore che proviene dalla gomma sembra attenuarsi. Ragazzi, ovviamente se cercate delle gomme per fare i passi dolomitici oppure per fare i passi appenninici, non sono queste le gomme da mettere. Ma per tutto quello che vi ho raccontato, per tutto quello che vi abbiamo fatto vedere, per dove siamo arrivati con una moto così pesante, queste gomme, lo ripeto, sono eccezionali. Ma poi quanto è figa la Tenerona con questo tassello. Mettendo da parte l'estetica che ovviamente lascia il tempo che trova, per me quello che è veramente importante è preparare e settare la moto per raggiungere determinati luoghi che avete visto sul canale, che dal nostro punto di vista sono più affascinanti al mondo, ovvero i luoghi più difficili da raggiungere. Ora invece rispondete nei commenti, chissà perché le cose complicate sono sempre quelle più belle. Bisogna studiarci sopra questo quesito. Ciao ragazzi, ovviamente se avete qualsiasi tipo di domanda lasciatela sotto nei commenti. Noi fra qualche giorno torneremo a San Pedro di Atacama, perché lo vedrete nel video, abbiamo preso una tempesta di sabbia pazzesca, siamo dovuti fuggire letteralmente, e proprio a San Pedro ci sono tantissimi luoghi da dover visitare, quindi abbiamo deciso che con le gomme nuove torniamo a San Pedro. Poi però con la Tenerona si sale un po' e andremo a Salar d'Uciuni, perché per il mio compleanno vorrei dormire in tenda a Salar. La Tenerona è d'accordo, Sara un po' meno, ma per amore si fa questo ed altro.
altro, giusto? Piccolo dettaglio tecnico, entrambe le gomme sono M+S. Ah, stavo quasi per dimenticarmi, ringrazio di cuore Luis perché non ho visto mai in vita mia una persona così maniacale nel cambiare le gomme. Io, che sono il proprietario e sono una vera rottura di scatole, come mi conoscete bene, forse non avrei avuto una cura così assurda che ha avuto Luis. Ciao ragazzi! Take it to the big sea.